Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 17 intitolato Obiettivo. Iniziamo. Sentiamo un dolore al petto e una voce che ci prega di aprire gli occhi. Nel farlo, vediamo Rapunzel che ci spiega averci trovati nella neve e curato. Il proiettile non aveva colpito alcun organo vitale e le nostre compagne hanno continuato a mandare dei segnali d'emergenza ininterrottamente per farci trovare. Al momento stavano controllando la zona per verificare fosse sicura per un accampamento, ma all'incontrarci con le Counters ne negano la possibilità. Così Rapunzel decide di scortarci dove avremmo potuto riposare tranquillamente. Arrivati in un edificio abbandonato, le Counters escono per piazzare delle esche per allontanare i Rapture dalla nostra posizione. E ora che Rapunzel è rimasta sola con noi, intende toccarci senza che possiamo opporre resistenza. Ci chiede cosa ci passa per la testa. Le raccontiamo ciò che è successo e ci risponde che non tutte le nicche sono nostre alleate. Siamo sopravvissuti perché Crow aveva il ninfa a bloccarla. Ci chiede se siamo veramente sicuri di voler continuare questa missione alla ricerca del Vapaus. Non ci pensiamo due volte a rispondere di sì. Ci dice essere a conoscenza di qualche informazione, ma non avrebbe potuto dirci nulla neanche se le facessimo qualcosa di spinto contro la sua volontà. In ogni caso, non è l'unica a tenere il segreto sul Vapaus. E dopo aver riposato, continuiamo il nostro viaggio verso un luogo sicuro, dove si sarebbero incontrate le Pilgrim. Mentre ci incamminiamo, Anis è seriamente preoccupata per la nostra salute e che non ha senso continuare la ricerca del Vapaus per salvare le nicche che ci hanno tradito. Ma la consoliamo dicendole che non tutte sono come Crow. Nel vedere le nostre interazioni, Rapunzel sospira pensando al passato. La superficie era molto più pericolosa di quanto lo è ora e la sua squadra era come la nostra. Ridevano, scherzavano, piangevano, ma poi alcune sono sparite, altre sono ancora insieme, ma il tempo le ha cambiate. Si ferma e decide che sarebbe meglio finirla di pensare al passato. Siamo quasi arrivati. Finalmente ci riuniamo con le Pilgrim, ma senza Marian. Se ci fossimo incontrati di nuovo in un tempo così breve, avrebbe pianto nuovamente nel momento della separazione. È stata affidata ad un certo cavaliere bianco, che chiede sempre alle Pilgrim di unirsi al regno. Si parla di altre Pilgrim di nome Crown e Chaim. Ad ogni modo, è il momento di parlare del Vapaus, ma al sentire che vogliamo produrlo, negano di darci informazioni. Tuttavia, ascoltando le nostre intenzioni, si mettono d'accordo nel rivelarci la verità. È stato scoperto per puro caso quando il loro comandante ha preso a pugni un Heretic. Il Vapaus è formato dal sangue. Attualmente il leggendario comandante si trova nell'Ark. Forse. Questo è un racconto che risale alla prima invasione dei Rapture. Dunque, essendo umano, potrebbe non essere più vivo, essendo un fatto accaduto circa un secolo fa. Ma ci forniscono dettagli su un istituto nascosto all'interno di un lago, dove il suo sangue è stato lavorato per produrre i proiettili. Ormai è quasi giorno, quindi decidiamo di partire. Ci salutiamo. Scarlett e Snow White se ne vanno prendendo strade diverse, mentre Rapunzel ci scorta il più possibile verso l'Ark. Prima di salutarci, Rapunzel dice a Rapi che le ricorda una sua vecchia compagna. Si parla di Red Hood. Rapi chiede se il nome della loro squadra fosse Pioneer. Rapunzel risponde essere il nome ricevuto successivamente. Il nome originale della loro squadra era Goddess. I membri di Goddess erano le prime nicche create. Durante la prima invasione di Rapture sono tornate vittoriose. Prima che le mura dell'Ark fossero costruite, loro erano le uniche a proteggere l'umanità. Sapere ciò le spinge a voler cercare il comandante o scoprire dove è morto. Ma Rapunzel rifiuta di volerlo sapere. Ricordarlo le toglierebbe la forza di continuare la battaglia. Dopotutto il suo obiettivo è riconquistare la superficie. Non sarebbe tornata nell'Ark fino a quando non sarebbe successo. Con ciò, Rapunzel decide di averci accompagnati abbastanza lontano. Ci lascia qualche parola di incoraggiamento e ci saluta.
Siamo pronti per tornare all'Ark. Arrivati, notiamo una folla davanti al quartier generale di Missilis. Avevano degli striscioni con su scritto "Ridate il ninfa alle Matis". La folla gridava: "Le Nick senza ninf sono un pericolo a piede libero! Come potete garantire che non spareranno ai cittadini? Richiediamo che le Matis ricevano nuovamente il ninf! Controllate le Nicche! Nessuna libertà alle Nicche! Siwen, esci fuori e dacci spiegazioni! Ridai la sicurezza all'Ark! Ninf! Ninf! Ninf!" Decidiamo di contattare Siwen, che ci propone di incontrarci a casa nostra. Anis le chiede subito che le è passato per la testa a mandarci in superficie con quelle psicopatiche. Siwen la interrompe dicendo che non sa nulla e che non è un suo problema. Ci ha chiamati per aiutare le Matis a farle tornare le eroine che erano un tempo. Avrebbe attirato i Rapture all'interno dell'Ark. Se le Matis fermassero la minaccia, la folla si appacificherebbe. Ci propone di aiutare persino noi a diventare un eroe, l'umano più famoso dell'Ark. Rifiutiamo. Non potevamo mettere l'Ark in pericolo. Allora lei ci implora con tutta se stessa di aiutarla. Accettiamo, ma ad una condizione. Non vogliamo apparire nelle riprese. Questo atto non ha nulla di eroico. Accettate le condizioni, la seguiamo dalle Matis senza le counters. Prima di andare, però, ci chiede di far finta di non sapere nulla quando parlerà alle Matis. Contemporaneamente, Yuni e Mihara stavano ascoltando la conversazione all'esterno e nel sentire Siwen pregarci inizia a ridere. Prende le mani di Mihara e le dice: "Siwen ti ha portata via da me, io strapperò via le Matis da lei". Arrivati, Siwen inizia a spiegare il suo piano: posizionare delle nuove mura difensive, una sua vecchia creazione. Tutto ciò che c'era da fare era andare ad attivare una leva. Sarebbero state riprese dalle telecamere e sconfiggere qualche Rapture durante il processo e sarebbero diventate di nuovo delle eroine amate da tutti. E noi saremmo al comando di questa operazione. Siwen chiede alle Matis di uscire a prepararsi. Rimasti soli, chiediamo cos'è questa storia che ha raccontato e ci dice che saranno le Matis a fare da muro. Le stava ingannando, ma non sapeva come altro fare per ristabilire la loro reputazione. Termina così questo 17° capitolo, con Siwen che farebbe di tutto per il bene delle sue amate Matis. Ma questo piano funzionerà? O Yuni e Mihara riusciranno a fermarle? Non vi resta che seguirmi per sapere come andrà a finire. Per il momento vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e se volete supportarmi c'è il link di Ko-Fi in descrizione. E noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!